There's no question in my mind that Giorgio Armani, you know, ranks with a handful of designers as one of the great designers of, you know, this century. He made women feel sexy in a suit, and I don't think that I would be sitting here today wearing a suit if it were not for Giorgio Armani. He really revolutionized the way that women dress for work, and I think that the idea of women in the workforce and gaining the power that they've gained in the workforce is such a huge thing in this century, and the fact that a designer like Armani really clicked with that movement at a specific time in the 80s is so important. Giorgio Armani in the history of fashion is as important as Chanel, as important as Saint Laurent, as important as Dior. He changed the way people look, and that's really a rare quality. I think Giorgio set the uniform of dressing universal, global design, global appreciation of brand. You know, he's broken all the barriers. Vediamo, scusa. No, non mettere mai. Go. Mi sembra un po' pesante sto immagine qua, vero? E anche così mi è un po'... È necessario questo, o possiamo toglierlo? I think you would find that a real key to Giorgio's success, besides his talent and besides his determination, is his shyness. He is a very shy man, and shy people often like to work because it means they can be obsessed, they can surround themselves with very close intimates whom they can spend, you know, the entire day with, you know, from breakfast to dinner and all the way in between. Giorgio is a very shy man and loves to work in his house and to be surrounded by the people he feels comfortable with. And I think it's one of the reasons for his success. In addition to being shy, he's also obsessive. Giorgio Armani obsesses about everything. Obsesses about buttons, obsesses about sleeves, obsesses about, you know, an advertisement, obsesses about a photograph, obsesses about his image. He's an obsessive personality, another key to his success. He's also determined. Giorgio Armani is bitingly determined. You can see it in those blue eyes, those steel blue eyes. He is determined. He knows what he wants, and he's going to get it. He works harder than anybody I know. Giorgio Armani, for the first 20 years, didn't take a vacation. I mean, when Giorgio Armani is in Milan, he lives over the shop. Giorgio Armani thinks, breathes, eats his business, and that's why it's a success. No, è un po' abbagliante, io trovo. Puoi tornare come prima? Per Emporio, ecco, non escono fuori così, Alcuni di loro sono stati catechizzati da qualche mio collega che ama molto così. He said a lot of you are conditioned by colleagues who like their models to look that way. He Qui doesn't want siete that for dei him. begli uomini, You're beautiful men, young, happy, you should be happy. ok? Molto spesso mi viene fatta la domanda: che cos'è che mi spinge nel mio lavoro? Ancora, a 65 anni. Dovete fare un po' veloce perché adesso abbiamo... Io rispondo semplicemente dicendo che probabilmente è il terrore o il timore comunque di perdere delle possibilità, di trovarmi di fronte a delle verità del tipo alla tua età forse non serve dimostrare di essere così bravo, perché la gente ti ha apprezzato nel passato e anche se adesso non sei così brillante, non sei così inventivo, non sei così creativo, diamo per scontato che l'arco creativo la vita ha un arco in salita e poi naturalmente in discesa. Mi sembra che la rinuncia vuol dire rinunciare alla vita mia è la vita di lavoro soprattutto, quindi rinunciare al lavoro vuol dire rinunciare automaticamente a essere vivo
e questo è una cosa a cui non si può concedere. Sì. Vestire, ragazzi, veloci, non state a chiacchierare fra di voi. Ormai credo che di grandi idee nuove non ci saranno più, non si potrà più parlare di grandi invenzioni, perché anche nella moda maschile è stato fatto molto, e se non si vuole incorrere in effettacci teatrali o riferimenti così plateali, così evidenti, così facili da esemplificare, però così poveri di creatività, credo che la cosa migliore nella moda sia di trovare formule di assemblaggio. Dunque, 25 anni fa io amavo questo lavoro come lo poteva amare un neofita. Adesso questo mestiere lo amo in una forma completamente diversa. Lo amo e lo odio. Lo amo perché mi impone sempre di essere in qualche modo, dicevamo, messo sotto giudizio, quindi di essere un creativo. Lo detesto perché mi porta via la vita, perché sono molto impegnato psicologicamente, sentirmi l'obbligazione di pensare ai figli dei miei dipendenti. Bellissimo. Poi ti faccio fare una foto con tutti i ragazzi, Thank you. Ok? Smile, Giorgio Armani has an obsession with Hollywood, and that is one of the keys to his success. One of the ways the world got to know Giorgio Armani was through movies, was through his dressing movie stars. Movie stars were the first people to latch on to Giorgio Armani, to figure, this is new, this is exciting, this is sexy. And they started wearing his clothes. I mean, there was times when we covered the Academy Awards, every single major star was wearing Giorgio Armani. Giorgio Armani was the very first to figure out that Hollywood was essential to making an image in fashion. Essendo un personaggio, diciamo, conosciuto, pubblico, internazionale, in certi avvenimenti è d'obbligo conoscere i personaggi internazionali di altri settori, come gli attori. Con alcuni finisce lì, con altri invece il rapporto può essere più intenso. Però devo dire che in generale prediligo il rapporto, quello più vero,
se è possibile, quello che ha veramente un qualche cosa di sentito e non una cosa puramente formale, puramente estetica, diciamo, puramente così da documentare e basta. Non mi piace, io non amo il falso, anzi c'è una cosa che detesto, è la falsità, il costruire qualcosa che sembra verità che non è invece. I work for Gavin DeBecker Incorporated. I've been employed by Mr. Armani to be his protective agent during his stay in Los Angeles and his trip to Las Vegas. There was one other notable designer that was killed several years back, and of course threats then transcend to other designers throughout the U.S. and the world as a result of that crime. Il successo comporta evidentemente anche delle obbligazioni, come avere ad esempio un bodyguard, una guardia del corpo che ti segue. Certamente in qualche modo ti limita, e poi ti fa sempre pensare che ci può essere qualcuno mal disposto nei tuoi confronti, non è soltanto sempre tutto positivo, ci può essere quello che dall'altra parte della strada ti lancia un messaggio negativo, quello che ti sfotte, quello che si dà di gomito all'amico o all'amica e ride di te. Questo è chiaro, cioè tu sei amato, ma anche qualche volta puoi anche essere odiato, e bodyguard è qualcosa che in qualche modo crea un filtro. Buongiorno. Andiamo. Sergio Galeotti è stata la persona che mi ha convinto a lasciare un impiego. Conobbi Sergio Galeotti che in qualche modo mi disse: ma tu meriti molto di più di quello che hai, tu hai dentro di te qualcosa che sicuramente puoi far vedere, far valere. E io ho cominciato a pensare a questa possibilità. Con Sergio decisi di lasciare questo gruppo e di montare un piccolo ufficio stilistico per cominciare a lavorare freelance, diciamo. E Sergio è stata una persona geniale accanto a me. Lui si occupava della parte, diciamo, imprenditoriale, vera e propria. Io facevo lo stilista e creativo, e lui, pur non avendo nessuna nozione di commerciale, nozioni di rapporti con avvocati o con grandi magazzini, si improvvisò improvvisamente, come io mi improvvisai stilista, si improvvisò imprenditore. E fu un binomio fantastico per alcuni anni, per molti anni. Allora, come andiamo? Andiamo bene? È stato faticoso? No. E tutto questo un lavoro viene fatto a mano, evidentemente, perché noi abbiamo le macchine industriali, tutto sartoria. Ed è un lavoro bellissimo, devo dire, perché si vede veramente il lavoro manuale delle ragazze, delle donne che con grande amore, devo dire, si occupano di questo. Mi dispiace che quando poi tutto scende in teatro io non le vedo più loro, e mi sembra di non essere stato abbastanza carino con loro, perché stanno lavorando. Io non mi sono abituato ancora a questa normalità, no. This could be more wet, more contrast. More controllato, so this is very, very shiny, but I love this. And I like this dry and soft. So you... Cioè gli piace quest'aria controllata, bisogna capire. Vedo che questo qua è più controllato. Giusto il colore, eh? Oh, it's beautiful. The other thing is, you know, sometimes when you look at like an area like that, maybe it's what goes on behind the area
So maybe the thing is to actually do something that's down and very natural. Dice si può fare qualcosa di naturale, qualcosa di più naturale. Sì, naturale nel senso non troppo laccato, questo è troppo laccato. So what we do is we take that, we do that, Exactement. and we tie it. A little bit. Regarde, profil c'est pour former la campana. Yeah. This is strong. Questo qua è strong. Strong. And with the mouth, just a stone. Sofisticato. Really nice. I love Il it. colore? È bello, vero? È suo, no? Questo è bello, suo, sì. Pettinatura? C'è qualche problema? Le palle forse un po' corte. Lei è troppo alta. Questa qua è più continua nell'occhio, vedi? È più giù. Questo è troppo su, deve essere più giù, deve essere un po' più così, ecco. We could make it paler, you'd like to see, maybe. Forse è troppo grande. No, ma ieri sera ho messo un effetto bianco. Last night you did like the white dots. No, molto bello, ma sto usando il pantalone. Pantalone. Tira il profilo, scusa. Ecco, non è forte sotto. È foderato quel pantalone, no? No. Va bello quando cammina. Dovremmo accorciare il pantalone sotto, che non si deve vedere? Sì. Come la apre? Io trovo un po' larga di vita sta cosa qua. E c'è tanto peso? Sì, il peso ci sarà sempre, quindi bisogna stringerlo. Siccome il peso è quel che è, devi stringere. Un momento abbastanza importante è quando col capo su uno stand pronto arriva la mannequin per fare il suo fitting. Tanto io ho un rapporto con le ragazze mi sembra molto carino, nel senso che in quel momento considero che fra me e la ragazza e il vestito ci deve essere una grandissima intesa. Io non voglio impormi alla ragazza, non voglio imporre neanche il mio stile alla mannequin che arriva, però chiaramente lei deve essere un supporto al mio vestito. Quindi devo trovare un equilibrio fra queste varie esigenze. Io vedo subito se alla ragazza piace il vestito che ha addosso. Se piace il vestito, questo mi aiuta moltissimo, perché la ragazza se lo sente, lo porta con piacere, si sente gratificata, la sente migliorata. Se il vestito non piace, ho dei problemi perché comunque sia lei ha qualcosa addosso che non torna. Quindi qualche volta è la ragazza stessa che determina la mia scelta, l'abbinamento. Quando poi succede che funziona, allora è bellissimo. La manica, Tatiana. Ok. Ma lui può fare quella striscia che ha fatto là su lei per vedere? But not like... No, ça c'est pas c'est amusant. Ça c'est soft. I think maybe... No, it's better so long as we have a room that's bright. No, je vais con luce Just a room, wherever we are, is bright. Yeah. Il video non si vede ancora. Il video non c'è ancora. No? Ecco, allora, le prove per me sono definitive. Dovete dire alla videogame di portare sto cazzo di banco, ragazzi. Beh, ragazzi, però muovetevi. Voi non avete ancora capito come lavoro io. Stasera. Bastava dire, guardi che Germania viene a visionare la cosa. Su, ragazzi, su. Non credo che sarà bello la gente vedere questi qua che vanno avanti e indietro, basculante così. Normalmente io quando adesso lo dico perché lei è nuova, quando io faccio le cose da solo, la sera prima è tutto ok con il signor Dino Trevisan, vediamo tutte le luci accese, tutto, e quindi per me è ok. Stasera non è ok perché mancano le cose, ok? Se no è inutile venire a far provare. Dall'1 al 10, qua, il primo qua, fermo lì, avanti, vieni avanti. Questo, vieni avanti. E quello lì. Così va bene, quanto è così? Ma ho detto, domani sera facciamo le prove, significa con la musica, con le luci.
Sì che la musica, ma non c'è il modo di farla sentire. Qui non vedo niente. Scusa un attimo, Claudia. Vieni avanti, scusa, vieni avanti. Credo di aver dato all'abbigliamento femminile quel tocco di disinvoltura, di informale, fra virgolette, di realistico che ha l'abbigliamento maschile, e di razionale che ha l'abbigliamento maschile. Con questo non voglio dire aver mascolinizzato la moda femminile, ma di aver dato alla donna una scioltezza che secondo me era più degli uomini che non delle donne. Vai. Quei laterali, lei li può mascherare però, eh? Là, li può mascherare. No, li può mascherare, perché la ragazza è qua. Cammino. E dov'è il cammino secondo lei? Allora. Siamo stanchi, O siamo... Chiaramente finisce la sfilata e loro si ritrovano così, vanno via con gli occhi un po'... Cielino centrale, bravo. Sta arrivando, ecco. Sì. Sì, benissimo. Tu vivi a Milano? Sì, a Porto Romano. Ho un appartamento là, ma sono là forse 3 mesi, un anno. Wow. He wants me to make rude gestures for your magazine. What can he mean? How about that? And your mother. And your fucking mother. That was great. And don't put the normal on already. You must be on the roller coaster, huh? Me? Yeah. Me? What? Background, no? Ciao. Bene. Grazie a Dio. Sto benissimo. Sei in piena forma, Quando palestra? Quando cominci? 20 ottobre. 20. Grazie. Ah? Allora, la foto dove vogliamo farla? Dove? Qui? Simple. Simple. È bello, è da toccare lui, bellissimo. Do you want backdrop? Do you want this backdrop? La foto non in studio. Non in studio, sì, con la mano, sai, con la mano. Con la mano così. Nice to meet you. How It's you a pleasure, doing? I'm Ricky. Yeah. Congratulations. I'm Ricky. Ricky. How's it going? Great Ricky, success. Mickey. Huh? It's A going lot of work. Yeah. A lot of work. Working out. The battle. You know, but it's a time. Enjoy it. Yeah. It's in your eyes. That's beautiful. That's great. See, that's it. That's all I need. That's easy. That's gorgeous. Stai scendendo come fammi dentro? E questo? Questo è Fammi vedere un po'. Fishball. Bellissimo. Il colore è molto bello. Sta benissimo. Anche culturale. Anche bello. Anche quello che... Anche what is inside. Anche inside. È molto... Per lui È difficile fotografare. Sì, ma per lui è stato veramente una cosa tremenda. No, io credo che la difficoltà sia il viso, soprattutto, no? Lui ha Che avuto non un sei- incubo da stamattina, sono 4 ore. Pazzesco, siamo invertiti qua. Ma io ammiro molto Sofia Loren, perché è una donna che al di là della sua capacità, diciamo, di attrice, è una grande star che non ha vissuto praticamente, che ha solo lavorato, e si è dedicata esclusivamente al lavoro e ovviamente alla sua famiglia, questa è una cosa che io ammiro molto, ma principalmente al lavoro, credo. È stata di una severità nei suoi confronti che credo che sia una qualcosa di molto eccezionale. Non si è concessa nulla nella vita e ancora oggi è così. Quindi un giorno mi ha detto: sai Giorgio, tu sei in un momento delicato, tu stai lavorando per i tuoi commercialisti. Come dirmi di occuparmi un po' di più di me stesso. E questa è una cosa che me l'ha resa subito amica. Quando scende dalle scale della mia sfilata è applaudita, viene applaudita come una grande star, e lei
è intimidita e lei ha paura e il figlio gli dice a fianco: mamma, tieni duro. Questo me la fa rendere amica, questo me la fa rendere piacevolmente umana. Non si può. Questi 3 indicativi rimangono sempre 3. E mettiamo 3 qui e una qui? Ecco, se quello sì è possibile. Se no, non è possibile. Vedi? Sì. Non c'entro. E anche questo qui? Sì, questo qui lì. Ce lo cambiamo le volte. Quando si scuccianta. Quando si scuccianta. Quando si scuccianta. Ecco, diventa perfezionismo del cavolo, questo qua. E forse toglierei questo io. No, questo no, è il diamante, va bene. Questa è la mamma. No, lascia. No, don't touch. Questo è un altro grande segreto. Non stare là, ma stare lì. Beh, perché io sto sempre lì e non là. Esattamente, Sì. tu sei lì e non là, però quando vuoi sei super là. Sì, ma perché Sì, quando hai il ruolo te lo impone, ti diverte giocare. Ma io sono sempre lì. Siamo sicuri? Sì, ma Ciao. è una cosa di 5 minuti più da fare. È carina sta cosa. Dai, fagli le gambe, dai. Nelle 2 ore che precedono la sfilata si potrebbe pensare che uno è preoccupato soprattutto del risultato della sfilata stessa, dell'eco che può avere, del grado di piacimento, no? Invece no, ti occupi delle cose più insignificanti. E infatti questo è il lato che è un po' isterico, devo dire. Io poi sono una persona che non lascia correre. E non lascia correre, quindi divento cattivo si fa per dire, divento un po' irascibile quando vedo qualcosa che è lasciato al caso, che non è curato. Mettete sempre 2 a 2 così, per favore. Se non mi traduci. Devono mettere 2 a 2 a 2 come li stanno. Tutto. Escono fuori come finale, come chiusura. Aspetta che lo dico io, non tu devi dirlo, io devo dirlo. Non ti dispiace? Allora, forza anche 2 qua. Ancora, forza. Meno male che è in ritardo. Oh, cazzo. Allora, non me lo dite? L'ho detto a Graham 10 minuti fa. Non ho parole. 1 ora di ritardo, sono tutti in fila davanti. E allora perché cazzo non me lo dite? Sono 50 giornalisti che avranno un'ora. Su, per favore. Sono tutti qua? Sì, tutti là, sì. Leo, ma mi fai incazzare anche tu. Mi hanno detto 1 ora di ritardo. Chiama sto Robert, per favore. Ma non mi ha detto niente nessuno dopo! Porca miseria! Non ho capito. Proprio 1 ora di ritardo. E sono tutti fuori. Allora, cosa è iniziato adesso? E allora mi dicono che sono tutti fuori. Chi è fuori? E chi se ne frega allora? È dall'inizio che c'è 1 ora di ritardo sulle sfilate. Allora loro devono saperlo. E il PR devono saperlo. La gente che viene qua.
Non è una sorpresa. Deficienti, sono tutti fuori. E allora vuol dire che non è un ritardo, è regolare. Oh, ma cosa dice? Ho capito, e lui insiste. Mi fa andare in bestia. Ma cos'è che mi diverte a sgolarmi? No, parole. Il nero, cosa cazzo è giusto? Non è cosa scarpa, è nero basso, sono intelligente. Simply the best. Between passion and music. Relationship is beauty. Gli ultimi attimi proprio, quando le ragazze escono e sembrano perfette, tu trovi il cappello mal riposto o trovi che la ragazza è disattenta, non è concentrata, devi giustamente incidere su lei e arrivare quasi all'insulto qualche volta, perché tutto questo crea una tale tensione che si vede poi in pedana, si vede, si sente nell'aria. Deve essere un orologio, l'orologio è un secondo dopo l'altro, un minuto dopo l'altro, un'ora dopo l'altra, e questo è la sfilata come deve essere, secondo me. Non può essere lasciato al caso, nulla deve essere lasciato al caso, lo svolazzo di una gonna in qualche modo deve essere controllato. Ci si può chiedere come mai alla mia tenera età provo ancora questo sentimento, cioè il fatto di una grande tensione prima della sfilata. Come mai dopo l'esperienza che mi si può riconoscere ancora sono nervoso, ancora creo tutto sommato il nervosismo attorno a me. Qualche volta sono anche molto duro con le persone che stanno attorno a me, magari per una sciocchezza, per una piccola disattenzione. Ma credo che questo sia fondamentale per la riuscita di una sfilata. Cerco di smussare gli angoli, di essere di far capire alla gente che anche se sono duro con loro, poi io li amo in qualche modo e voglio essere amato da loro.
Quindi un po' un gioco. Il momento in cui rido con loro faccio un po' quello che ride con loro. Thank you. Thank you. Hey, Sofia. Bellissima, bellissima. No, sì, ho capito tutto in italiano, sì. Grazie. Ciao, bene. Tutto bene? Bene, foto. Tina, Glenn Close, Ricky Martin, Ronaldo, Phil Collins e molti altri. Per loro e per io non amo molto parlare delle cose che ho fatto bene o che comunque abbiamo, io e i miei collaboratori, realizzato, perché c'è sempre una grande attesa. Per esempio, io non voglio vedere il video perché mi immagino che quello che io ho fatto vedere sia sempre meglio di quello che vedo poi realisticamente attraverso un video. Questo fa parte un po' della mia vita. Il mese di agosto passato qua è come una cosa che fa parte in modo molto sentito della mia vita. E come tale lo ritengo effettivamente irrinunciabile, cioè non potrei pensare di non passare un anno qui. È qualcosa veramente, io ho iniziato questo discorso dicendo che è struggente questo spazio, è struggente in questo senso. Lo sento così vivo, così dentro di me. E anche perché tutto sommato rappresenta lo spazio dove io per un mese vivo una vita completamente diversa, una vita completamente così non frenetica, una vita dove posso lasciarmi andare anche queste forme di romanticismo, anche la contemplazione di una piccola piantina piuttosto che di un cuscino che invecchia, come dicevo prima, o piuttosto che un tramonto meraviglioso, o una folata di scirocco che piega le piante. Diciamo che questo è il punto più magico della casa, è la grande piscina e sul mare. Ed è una cosa che è inevitabile in un posto così. Il mare è abbastanza difficile da raggiungere, ci vogliono dei mezzi, ci vogliono i gommoni, ci vogliono le barche. Io penso che in modo inequivocabile riconoscerebbe la mia casa come mia, perché ho fatto un po' di rumore attorno al mio stile, anche nella moda. Ho creato di quello che dicono uno stile Armani, un modo di essere piuttosto che fare la vera moda, un apprezzare certe cose e non accettarne altre. Questo l'ho fatto nella moda, nella mia vita privata, e probabilmente si intravede anche nelle case che io in qualche modo ho contribuito ad allestire. Credo che si potrebbe notare principalmente la cura un
po' maniacale del dettaglio, sicuramente del particolare che sembra casuale ma in realtà è studiato in modo che è perfetto in quel momento. He loves being surrounded by young people because it's energy. You know, it drags energy. It takes energy from this sort of a sponge. Yeah, it's like a sponge, and also because he learns from the young crowd. I think. You know? Yeah, it keeps him in touch with what's going on, what's happening, where things are. It gives him a pulse. It gives him a strong feeling. And that's also the reason why he's still so young inside. You know, it's the energy of a 40-year-old man. He's amazing. Devo dire che mi piace maestro, mi piace quando mi chiamano maestro, forse è un modo di chiamarmi che amo di più. E questo è sempre stato un po' della mia vita. Io ho sempre avuto amicizie molto più giovani della mia età, di quello che aveva la mia età. Non mi sono mai posto nella condizione di vivere con i miei coetanei. Assolutamente no. Sempre molto più giovani le persone. Forse perché era un po' nel mio lavoro stesso di dover insegnare, di dover dimostrare di essere all'altezza, di dover inventare, di essere creativo. Automaticamente ti viene poi il gesto facile di dire tu fai questo e non fare quest'altro. Questo è quello che le persone qua sentono e io ritengo che sia un buon, giusto modo di convivere. Certo, l'amore è una cosa importantissima, essere innamorati è uno stato di grazia che ti aiuta a vivere, a sopravvivere, ti aiuta a lavorare, ti aiuta a essere incentivato per dimostrare alla persona che tu ami di essere. Però sicuramente ho creato delle situazioni molto difficili, ho creato anche delle carenze sicuramente, affettive, delle mancanze, delle insoddisfazioni. Che hanno sicuramente un significato importante, perché forse ho dato l'impressione di essere molto egoista, molto egocentrico, che avessi solo pensato in fondo a me stesso in questo rapporto. Non faccio l'amore tutta la notte perché mi fa male al mattino dopo. Magari l'altra persona amava fare l'amore tutta la notte e non lo fa. Allora mi è stato detto, tu non lo fai perché vuoi essere Armani il giorno dopo. Cerca di essere meno Armani in questo momento, essere più la persona che io amo e dimentica di essere Armani. Ma è molto difficile dimenticarsi di essere Armani, perché sei obbligato a pensarci. Ci sono i momenti che in effetti puoi dedicare alla riflessione e in particolare questa stagione io ho avuto così una circostanza molto triste, è morta mia madre da qualche settimana e questo mi ha fatto riflettere su quello che mi sta succedendo nella vita. Sono arrivato a una certa età, devo pensare al futuro della Giorgio Armani, al di là della mia persona, pensare come rimanere credibile ancora per alcuni anni. In the morning we go for a walk and he'll say what can I do? What can I do with this afterwards? What's going to happen to it? And I think it really hurts him because it's 25 years in the making. So obviously it's a legacy that of course he worries about. What's the answer? That's what I think he's trying to find.
Devo dire che è abbastanza struggente questo tipo di spazio, perché senti che il tempo passa comunque, lo ritrovi ogni anno, però qualcosa cambia, tu cambi e lo spazio rimane tale quale. Ti rendi conto che tu sei diverso, tu fai quel gradino con un po' meno allegria, ci stai più attento, o forse fai meno bagni in piscina e vai meno sulla barca durante la settimana, e al tempo stesso vedi che qui sta aumentando il verde, sta diventando più bello, sta diventando più prezioso lo spazio. C'è questo leggero contrasto fra quello che sei tu, che stai cambiando inesorabilmente, e quello che è il posto che sarà sempre più bello nel futuro e forse evidentemente non sarà più mio. A un certo punto sarà di qualcun altro, dovrò lasciarlo a qualcun altro. E questo è molto, molto struggente. Siamo a Piacenza, è la mia città, dove sono nato, dove ho tutti i miei ricordi di infanzia e una parte della mia giovinezza. Questa è la mia casa. Non sono nato qua, ho vissuto molti anni qua, all'ultimo piano. Gli anni della guerra, gli anni famosi dei risvegli notturni e delle discese nel sotterraneo, del rifugio. Il ricordo più lontano è naturalmente mia madre, il viso di mia madre, il profumo di mia madre e qualche piccolo amico o qualche piccola amica. Parliamo di un'età di 3-4 anni. È molto collegata anche al fatto che era il momento della guerra. Mia madre è stata una persona molto importante nella mia vita perché è stata molto formativa nei miei confronti, senza in fondo non insegnandomi nulla, senza mai dire nulla in particolare, ma con il suo comportamento, con le sue occhiate al momento opportuno, con qualche parola essenziale. Mio padre è una persona diversa, molto più riservata, molto meno, pur essendo presente nella famiglia, era veramente occupato nel suo lavoro ed era in qualche modo molto meno influente nell'educazione dei figli. E credo che fra di loro ci fosse stato un accordo: tu ti occupi dei figli, io mi occupo di portare a casa il pane. Allora era veramente il problema del pane, del mangiare. Lavorava solo mio padre e noi eravamo in 5. Mi ricordo che una delle cose che mi piaceva di più fare era fare il teatro, costruire un piccolo palcoscenico dove in qualche modo coinvolgevo tutti quelli del paese, i ragazzi e le ragazze del paese, e facevamo la recita, come si dice. Questo probabilmente deriva dal fatto che mia madre e mio padre facevano teatro quando erano giovani, allora mi era rimasto un po' questa specie di sentimento per il teatro. L'appuntamento da Parigi è per la riapertura del negozio di Place Vendôme. Questo negozio è un negozio storico per quanto mi riguarda, perché molti anni fa, ormai più di 12, io decisi di essere su questa piazza. C'erano molti gioiellieri e io volevo fare di questo negozio la gioielleria del prêt-à-porter già da allora. Con i concetti di allora, 12 anni contano molto nel nostro settore, cambiano molte cose, quindi si deve rinnovare molto repentinamente, quindi 12 anni fa era un discorso e oggi ne è un altro. Nemmeno le luci sopra, si intravedono appena. Questo lo metto. Quello? Sì, lo metto semplice. Ma è di metallo.
Questo trovo che non va bene. Grigio. Ma grigio? Uno solo. Sì, solo la nera. Questo grigio è un po'... è sparito questo effetto così? C'è ancora un po'. Ancora. I would say that Armani makes every important decision himself. I mean, I'm sure he'll listen, but in the end, it's like anyone running an empire or a business. In the end, you're responsible to yourself, and I think that Giorgio makes all the final big decisions, and he has to live with those, and he has to know what he's doing. And I think he probably enjoys it a great deal. But it's not that he's closed, but at the end, he's the one that says yes or no. No. Quella là, sono tre, una illumina qua che non frega niente a nessuno. La porto più avanti. Devi portarla più così, perché uno si mette qua a guardarsi. Sposto quella lì, la sposto più in là. Ora me le segno tutte. It certainly proved to be a successful operation. It is about the cult of personality, however. It is about what Mr. Armani thinks, and there's no way around that. You don't come into the house of Armani saying, oh, it's going to be what I want to do. No. It's all about Giorgio. It's all about Giorgio's aesthetic. It's all about Giorgio's judgment. It's all about Giorgio's sense of where the business should go. And people come in and are supportive of that, or they leave very quickly. But it is about one man. Pour moi, ce serait suffisant de mettre une par taille. Parce que sinon, on voit des séries, hein. C'est beaucoup mieux. Regarde, si on commence à voir cette veste vue par 3, 4, 5 fois, ça devient vraiment le magasin de... Là, il y a une par taille. Et si on a besoin, on prend... Les mailles, vous voulez moins? Non, ça va, une par taille. Si on a besoin, on descend la taille, oui. Ce ne vaut pas la peine d'avoir tout ça, hein. Questo è strano, combinazione. È combinata così, sfilata? Sei sicuro che è sfilata così? No, la gonna è bellissima. Anche questo colore? Sì. Bien pas. Tu dois aller, absolument. Tu dois aller. Faire un po' di... Neanche leggevi o... There is a tremendous sense of formality within the Giorgio Armani empire. Staff who've been working for him maybe 10, 12 years still refer to him as Mr. Armani. A voi tutti. Il faut. Cheers. Leo. Je pense une fois c'était la mode. C'était la mode qui commençait à un niveau, qui à cascade descendait vers les petites couturières qui faisaient les copies des copies. Maintenant c'est tout à fait différent. Il y a différentes façons d'être à la mode, d'être moderne. On peut aussi être rétro. Mais ça suffit de mettre une pièce rétro avec un truc moderne. Je voulais vous remercier de m'avoir reçu ce matin parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Oui, mais ça va. C'est très compliqué. Ça me détend aussi à parler. Ah bah écoutez, j'en suis ravie. Je vous verrai ce soir de toute façon. J'espère que je pense que ça va être une belle fête. Sinon, on a les salons là, on peut se retrouver là. On peut espérer. Ou on peut faire la fête dehors avec des parapluies. Oui, on a des parapluies aussi, on donne les parapluies. Merci. Au revoir, merci à ce soir. Au revoir, madame. Posso fare un gesto, no? Un gesto col dito, posso...
Sì, un po' l'armadietto. E da qui fa abbastanza parete, anche quella luce lì è bella, ma da là sembra si vede un fianco strano. The architectural principle is to my interpretation of Armani's spirit, Armani's creativity, which is a fashion which is at the same time classical and yet very modern. It is a minimal architecture without the hard edge. E la boutique è stata pensata da me e dall'architetto Silvestrin come qualcosa che durasse nel tempo. Che cosa c'è di più duraturo di una pietra? E quindi ecco la pietra. La pietra che praticamente entra dalla piazza nel negozio. E l'elemento più evidente di tutto questo spazio è la pietra sul pavimento e la pietra sui muri. Tutto questo per dare un senso di continuità tra la piazza e il negozio. Allora, sì, cucina di orche, ragazzi. Sembra caldo. Thank you. Bye bye. Bye bye, thank you, bye bye. Personne ne veut être là. Personne. Personne. Voilà. Ah, seulement que... Excuse-moi. Et après, quand les gens arrivent, alors vous sortez. OK? Voilà, voilà. Quand les gens arrivent, vous sortez. Là aussi, vous mettez là, dedans, peut-être. And what I love about the shop is all about la pierre, the stone, you know. It's all by stone. It's like truly going very well with the Place Vendôme. And inside is beautiful. The light is beautiful. It's very pure, very simple, but very Armani. È fantastica. Fantastica. How are you? Hi. Thank you very much for Thank you. Thank you. Very beautiful, very pure. Bravo, Giorgio. Bravo. Ciao Marco, come stai? Come stai? Bene, tu? Good, Piacere di vederti. Good, New York. Yeah, good. Good. Nice. Bronzato? Thank you. Yeah, no. No? Allergy. I only shave once a week now. The baby is fantastic. Ah, sì. Come si chiama? Giorgio Armani actually gave us the seed money for the beginning, for the first episodes of the Italian documentary, the Italian film, cinema documentary. But he's been sort of the godfather of the project. Mr. Armani and myself had talked about this for years. Actually, I think back around the early, mid-'80s, we started talking about ideas about kind of consolidating information about Italian cinema. It isn't necessarily a history of Italian cinema, because in a way, what I'm trying to do is express my love for Italian cinema, but also the impact it's had on me for the past 40 years. The scene, and it's kind of a parody of it. She leaves then. She leaves, yeah. Oh, just a Titan. That's beautiful. You can't stop. I mean, every image is so great. I don't know what to cut out. That's beautiful. I remember seeing this in a drive-in in Tucson, Arizona, with George Lucas. Really? Yeah, we loved it. I suppose that Visconti had to begin his careers in theater and opera before he could do his next film, Senso, made in 1954.
The camera just pans off. It goes around. Look at this. See. Look at this with the buildings and the way she is formed like this. See. It's all the form. And this is a bad print. The color's very bad in this. It's nothing. And look at this, though. In other words, even though he loved playing the role of the great maestro, Fellini was too honest to fall for all the extravagant things that people were saying about him. It's his response to the material that we keep showing him. And I think he gives us an enthusiasm. And kind of, as the project gets a little bigger and bigger each time, gives us the encouragement to go on. Bene, bravo Martin. Thank you for starting. These guys are. Fagli la stanza, cinema italiano, sono una grande. I know. Good. So we go back to work. Thank you, man. Right? Thank you. Okay. Hello. I'm sorry. I'm busy. I'm really busy. But Busy. Stiamo andando a Guggenheim per verificare alcune cose in base al progetto che Guggenheim sta realizzando su Armani. Guggenheim farà una mostra sui 25 anni della mia attività nel mese di ottobre e ritengo che sia una delle cose abbastanza eccezionali perché tanto Guggenheim non si è mai avvicinato al mondo della moda ed è la prima volta che lo fa. E in più una mostra per un design vivente è una cosa abbastanza eccezionale. È qualcosa che mi riempie un po' di orgoglio perché il museo ha il prestigio che tutto il mondo le riconosce e mi sembra che dall'idea che mi hanno in qualche modo così sottoposto, l'idea iniziale, un'idea di partenza, possa uscire una cosa molto particolare. Bel freschino, E poi c'è un altro fattore, io mi sono controllato di persone nella mia vita che collaborano con me, lavorano con me e non ho una vita alternativa, non ho conoscenze nel mondo, anche se potrei averle, basterebbe un semplice combo di telefono, ma non ho quel tipo di vita e mi sembra molto ridicolo cominciare a essere diversi alla mia età. Credo che in fondo amo molto come mi sono comportato. Ho un po' giocato vari ruoli, forse per sfuggire un po' a me stesso, per sfuggire alla mia vera realtà. Non so qual è la mia vera realtà, ma un po' giocato a essere diverso di altre volte, a seconda di come è stato necessario essere. Mi piace come mi sono mosso nella vita e se anche ho avuto delle possibilità al di sopra delle mie aspettative, questo è arrivato e lo accetto come un dono di Dio. Attento. Ma una meraviglia. Ciao, bello. Tutto bene?
Bella, basta. Mr. Armani comes out, goes dark, takes his bow. Quando vanno, non c'è più luce, sì. When there's no more light, and you see Mr. Armani turning away, you follow him. Just turn around. It's going to be dark, but people are going to watch you anyway, so be careful what you're doing, and walk out. So just one after the other, out here. There's going to be a light on you. E stanno lì finché io esco. And you stand there still until Mr. Armani comes out. And he's going to dance. Ok? Dove sono le ragazze dietro? Falle venire fuori. Tutte le ragazze dietro. Ok? In una linea, in line please. Ok? E qui mettiamo le altre. In modo che tutto una sparata così, finale. Capito? È bellissimo, abbiamo detto, è bello. Loro in televisione fanno così una carrellata, no? Sì, ma c'hai il cappotto di pelle. Ma non fanno tempo a vederlo, Graham. È tutto scuro, nero, c'è tutto nero. Non ti preoccupare, se va bene a me, va bene anche a te. Il finale della sera l'hanno già visto, erano tutte qua. Poi questo finale è un finale. 1, 2, 3, go! Quickly, quickly! Quickly, quickly! Go! Fuori quelli, fuori! Up, up, up! Fatemi la luce, per favore. Give a light, please. Oh. Non, va bien, il n'y a pas d'atmosphère, Adrien. Pas d'atmosphère du tout. C'est trop lumière, trop... On voit tout. Well, we have to look at it later, because we've now got the next group. We must do... Next group. Sorry. Evening, very, very emotional. I will make sure that conversation takes place. Now we've got to clear the stage. Yeah. 2 minutes. No, we have lost right. We must finish now. We can stop Yes, now. finish now, ma abbiamo un'ora. Mi date un'ora, cosa faccio? We'll have to look at the schedule and we'll have a discussion, okay? Sure. We'll look at where we can slot you back in again. We've got to keep moving. Devo fare una prova. Scusate. Well, The problem was the No, lights il were problema, scusami, io ho bisogno di vedere le luci come dico io. Quindi mi date il tempo di farlo, perché sennò io stasera non sfilo, ok? Non sfilo. Okay. Per queste luci vanno bene a un baraccone. Because we were here on time, the lights were late. You know, it wasn't our fault the lights were late. Yeah, but and we'll end up with... No, maybe no good. He's saying he won't, we've got to see the lights now, otherwise we can't do the show. Excuse me, man. How long will this take? Oh, natural. That's very beautiful women. Basta. Ok, basta così.
Ça va? Sempre hai contatti con queste persone che sono in genere fisicamente attraenti, persone molto... I personaggi del calcio sono diventati personaggi, non soltanto calciatori, sono spesso dei personaggi. Tutto ciò che è un po' spettacolo mi intriga. La moda col calcio in fondo non c'entra molto, però c'è sempre un rapporto di esporsi, no? Il giocatore si espone, io mi espongo al mio pubblico e lui al suo pubblico. Questa è la mia casa di Broni, una casa per weekend, è la mia prima casa da ricchi, insomma. Però la vivo veramente come una casa di campagna e voglio che i miei ospiti la considerino come tale. Una casa che vista da fuori può sembrare una casa di famiglia, no? Una casa avuta da generazioni. Mancano i quadri con i ritratti, però potrebbe avere quell'aspetto. E questo mi diverte molto, perché io la vivo veramente come un gioco, questa casa. Quando vado a Piacenza, da qui un'ora di macchina, ecco che ritorno nella mia dimensione. Di una persona che è nata in una famiglia borghese, con pochi mezzi, però con una tensione familiare importante, perché questo l'ho sempre sentito. Sentimenti buoni, non volontà di strafare, neanche porsi il problema di voler diventare ricco, mai. È arrivato perché è arrivato. Ma non è stato lo scopo finale della mia vita, avere grandi mezzi economici, piuttosto che potere. Ho sempre fatto il mio lavoro e se il mio lavoro mi ha condotto ad avere questo, beh, dico grazie al mio lavoro, ma non è stato lo scopo preciso della mia vita. Possedere, avere un peso. Credo che lo scopo preciso della mia vita sia stato quello di dimostrare che quel vestito fatto in quel momento era giusto e che la gente ha apprezzato quel tipo di vestito. Poi quello che è venuto dopo è una conseguenza. Il successo, l'arrivare a essere conosciuti in modo internazionale, quindi avere questa eco mondiale, comporta veramente una certa solitudine, perché la gente pensa che tu alla sera abbia 1000 impegni e non ti chiama. La gente non si avvicina a te per scrupolo, disturbarti, per creare il problema di crearti un problema. E quindi non ti si avvicina. Tutto questo comporta che tu sei spesso solo, che la gente non ti chiama, non ti chiede, non osa, in parole povere. E non osando, spesso tu sei solo. E essere solo vuol dire perdere un po' la vita. Essere solo vuol dire anche non vivere la quotidianità, non vivere il problema proprio del giorno, il fare una ricevuta, andare in banca, ritirare un documento perché hai l'addetto per questo, quindi sei come isolato dal mondo e questo qualche volta mi fa paura perché sono arrivato a un momento della mia vita che grandi cambiamenti non potrò averne se non qualcosa di molto drastico come perderla la vita.
Ok, no? Ok.